Eccoci, ciao bellissimi! Ho deciso, finito il viaggio in Giappone, di rispondere a un po' di domande che mi avete fatto su Instagram, quindi adesso iniziamo l'intervista. Vai! What kind of content will come now after the Japan videos? Beh, il tipo di video è sempre quello, quindi saranno sempre dei video di viaggio, però non in Giappone, ovviamente. Non vi spoilerò la prossima destinazione. Comunque i video vedrete che cambieranno un pochettino, saranno un po' più raccontati, meno immagini, quindi il prossimo viaggio cambierà un po' lo stile, però i video saranno sempre quelli, quindi dei vlog, dei video di viaggio. How much did your Japan trip cost? Questo è una bella domanda perché in effetti volevo raccontarlo. Nel viaggio in Giappone in 2 mesi ho calcolato non tanto quanto ho speso quanto tutti i soldi che ho prelevato. Sento una presenza che arriva. Cuccia, seduto, ferma lì. Dicevo, non ho calcolato i soldi che ho speso quanto i soldi che ho prelevato, e calcolando anche il ticket del volo, senza calcolare le Hawaii che quelle sono andate, ho speso esattamente 2000 euro per 2 mesi in Giappone, ovviamente viaggiando low cost, però comunque questo è il budget. Why is your pee small? Praticamente quando Dio distribuiva la lunghezza del pipino, io ero nella fila per avere la barba rossa. What was your favorite subject in school? Penso matematica o arte. I pinguini hanno le ginocchia? Beh, questa è una cosa da scoprire in un viaggio, quindi preparatevi a un viaggio in Antartide, chissà quando. Hai mai pensato di fare il cammino di Santiago? Effettivamente sì, tante volte in realtà. Ho iniziato a pensare al cammino di Santiago almeno 3 anni fa. Ci sono state un paio di occasioni, però non avevo la possibilità effettiva di andare, ma è sicuramente tra gli obiettivi futuri, quindi ci sarà. Con chi ti piacerebbe fare una collaborazione? Una collaborazione nel senso con altri YouTubers o con persone che non hanno un canale? Perché con persone che non hanno un canale in realtà ho già qualche idea, qualche amico da coinvolgere in viaggi futuri. Come YouTubers devo ammettere che non ne conosco molti, anzi in realtà forse ne conosco 1 o 2, sì, non personalmente ma tramite YouTube, e una collaborazione, non so, si può provare. Idee future per il canale? Continui con questo format o hai altro in mente? È interessante che questa è la seconda domanda su questo stile, quindi sono felice della curiosità. E il format sarà lo stesso, però effettivamente ho delle idee per rinnovarlo, ma non ve le dico, se no me le rubano. Meta dei tuoi sogni? La Groenlandia. Perché? Perché non lo so, da quando giocavo a Risico da piccolo mi ha sempre affascinato. So che non c'è nulla, è tipo ghiaccio ovunque, ma devo vederlo. Viaggi spesso? Da dove nasce l'impeto di viaggiare? In realtà no, o meglio, fino adesso non avevo mai viaggiato tanto. Quello nel Giappone effettivamente è stato il primo grande viaggio, però credo che nel futuro ne farò molti di più, anzi sicuramente li sto già programmando. Ho sempre voluto viaggiare, ma forse avevo un po' di paura e niente, adesso mi sono sbloccato. Cosa hai studiato? Ho studiato in un liceo socio-psicopedagogico, adesso si chiama Scienze Umane, quindi tanta filosofia, pedagogia, psicologia, anche se mi piaceva la matematica. E poi ho fatto 2 anni di turismo all'università, 2 anni, poi ho smesso. Questi sono i miei studi. Età? Esattamente 26 anni, 10 mesi e 7 giorni. Kakaya tvoja любимая страна? Moja любимая strana da sich for Italia. Tra quanto il prossimo viaggio? Ah, siete curiosi, eh? Sì, beh, il 10 gennaio. E vado esattamente in un paese verde in Europa, piccolo, non troppo piccolo, ma abbastanza piccolo,
con tante persone come me con la barba rossa. Bene, il video è finito, vi presento la mia giornalista, come si dice? John Lennon. John Lennon Letizia, e lei presto sarà parte di qualche viaggio e loro no, loro li lasciamo a casa. E ci vediamo alla prossima! Risponderò in maniera semplice. Beh, ho studiato in un posto dove i cani non abbaiano.